Io quando salgo su questo mezzo ho la serenità, ho la pace, per me questo è meglio di una medicina, questa è la medicina migliore per me. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Questo è un video che sinceramente non avrei mai pensato di fare per un semplice motivo. L'ho già detto in altri video, ma forse a qualcuno è potuto sfuggire. Il giorno che andai a comprare questo mezzo, invece di essere la persona più felice al mondo, avevo un'estrema tristezza del cuore. Ero triste quel giorno per un semplice motivo. La mia paura era che stessi comprando un mezzo e a quel mezzo poi non sarei stato in grado di fargli fare strada, di fargli fare quello per cui è stato pensato un mezzo come questo. Tanti di voi probabilmente adesso staranno sorridendo, ma la realtà era proprio questa. In quel momento non sono stato in grado di godermi la felicità dell'acquisto. In me predominava molto di più l'aspetto negativo. Venivo da un V-Strom con cui avevo percorso quasi 100.000, non era arrivato a 100.000 km e 100.000 già mi sembrava tanta roba, tanti chilometri, tanta strada. Quindi comprare questo mezzo, quando ho preso questo mezzo aveva circa 15.000 km, quindi comprare questo mezzo, investire un bel capitale in due ruote, per me voleva dire tanto, insomma. E quindi la mia paura principale era: riuscirò a godermi questa moto, riuscirò ad andare in giro col mezzo? La paura principale fondamentalmente era di comprare un mezzo per poi non viaggiarci. Ed ecco perché fare un video dedicati ai primi 250.000 km di questo BMW mi sembra molto strano e particolare in questo momento. Ho detto i primi 250.000 perché l'idea mia non è di sostituire questo mezzo, ma è di farne ancora parecchi di chilometri, e adesso arriverò anche a quel tasto lì. Come ho detto anche nel video di Caponord, questo mezzo ha sicuramente dato una svolta alla mia vita da motociclista. Perché dico questo? Non perché sia particolarmente legato al marchio BMW, non ne faccio una questione di campanilismo, per me tutti i mezzi sono validi, come dico sempre, però bisogna essere fortunati a incappare nel mezzo che fa al caso vostro. Dico questo perché tanti comprano 10, 15, 20 moto, è un continuo rincorrere l'ultimo modello, un continuo rincorrere la felicità. Io da questo punto di vista sono stato particolarmente fortunato perché ho comprato questo BMW, mi ha emozionato dal primo momento e continua a emozionarmi anche oggi, motivo per cui non ho intenzione di cambiarlo. Come dico sempre, non esiste il mezzo perfetto, ma esiste il mezzo che vi fa battere il cuore, che vi emoziona. Se troverete quel mezzo, farete strada, vi emozionerete e difficilmente cambierete moto costantemente. Insomma, io faccio davvero fatica ad allontanarmi da questo mezzo che per me è letteralmente una parte di vita, e poi l'ho personalizzato come lo voglio io, di fare gli specchi, quindi per me è un mezzo fantastico. Come si fa a lasciare un mezzo come questo? Io di lasciare un mezzo così non ci penso minimamente. Tanti di voi mi scrivono: ma è poco affidabile, rischi di rimanere a piedi. Ad oggi questo mezzo mi ha sempre portato e riportato a casa. Gli unici interventi che ho fatto su questo mezzo, l'ho sempre detto, sono tagliandi, a parte la sostituzione di un paio di batterie, una che mi è durata 9 anni e una UAS che mi è durata neanche 18 mesi, e ho cambiato le due batterie dei sensori di pressione delle gomme che attualmente sono tornati ancora a zero, quindi dovrò risostituirli. Ma a parte i service, quindi tagliandi, la manutenzione ordinaria e una revisione delle sospensioni, ho cambiato i dischi dei freni ovviamente, ma a parte questo non ho fatto assolutamente nessun altro intervento. Io quando salgo su questo mezzo ho la serenità, ho la pace, per me questo è meglio di una medicina, questa è la medicina migliore per me, e sono quasi certo che se le nostre strade, quelle mie e del GS, non si fossero incrociate, ad oggi non avrei visto tanti dei posti che ho visitato, non avrei viaggiato così tanto e non avrei percorso altri 250.000 km su due ruote. La serenità che mi dà questo mezzo è impagabile. Ovviamente è un pezzo di ferro per tanti, per me è una parte di vita, ma comunque rimane un pezzo di ferro, è una macchina, quindi come tutte le macchine si può rompere, si rompono le Ferrari come si rompono le Fiat, tutto ciò che viene prodotto può rompersi, quindi metto in conto che anche il GS potrà farlo, ma ad oggi tutte le volte che sono partito da casa sono sempre tornato a cavallo. Quando vedrete questo video non so se lo metterò prima o se lo metterò dopo, tra un mesetto circa partirò
partirò per un nuovo viaggio sempre su questo BMW. L'idea di cambiarlo per adesso non mi sfiora minimamente. Tanti di voi mi dicono ma il 1300 è tanta roba. Il 1300 sicuramente è un signor mezzo, ma ad oggi mi credete che io non ho ancora provato nessun tipo di 1300? Cioè proprio io ad oggi non ho mai guidato, non ho mai fatto un metro con un 1300. È uscito ormai da un paio d'anni. Io non ho mai guidato per neanche 100 metri un 1300 perché non mi affascina, non mi intriga. Non vi nego però che Christian, che mi ha venduto questo mezzo, che è un diavolo tentatore, non meno di 20 giorni fa mi ha mandato un WhatsApp in cui mi diceva: guarda Massi, so l'uso che ne fai tu del mezzo, e mi è rientrato un 1300 Adventure con un mare di accessori in concessionaria, udite, 1361 km. Non so neanche se ha fatto il primo tagliando. Il prezzo è estremamente interessante, poi ti conosco, ti tratterò sicuramente bene. Ecco, in quel momento ho vacillato, ma adesso vi spiego il perché. Ho vacillato per due motivi. Il primo è che in questo momento ho la possibilità, volendo, di fare il passo di cambiare il mezzo. La seconda, la vita è una, godiamocela, prendiamo la moto nuova e tagliamo la testa al toro. È tornata Cinzia, gliene ho parlato e Cinzia mi fa: ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Perché fino a ieri parlavi diversamente. Riflettici stanotte e poi ne parliamo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Mi è bastata una notte, ragazzi. Io da questo mezzo non me ne allontanerò per adesso. Anche perché il ragionamento mio è stato: sì, è vero, la vita ce la possiamo godere, abbiamo la possibilità di fare il passo, non abbiamo nessun tipo di debito. Diciamo che economicamente potrei fare quel passo lì. E poi c'è la parte emotiva che mi fa battere forte il cuore per questo mezzo qui. Questo mezzo qui ha 251.000 km. Come ho sempre detto, questo mezzo non verrà mai venduto. Quindi, se avessi preso il 1300, in box avrei avuto il 1300 e il 1200. Mi è bastata una notte di riflessione per dire: che ci faccio con due mezzi, il 1300 e il 1200. Il 1200, di togliergli le targhe e lasciarlo in box in vita natural durante, non se ne parla, perché ha ancora tanto da dare e darà tutto quello che c'è da dare. Il 1300 mi serve? No. Non mi fa emozionare, tant'è che ad oggi, dopo 2 anni che è uscito, non sono mai andato a provarlo, non ho neanche la curiosità di provarlo. E quindi sì, hai la possibilità di fare il passo, ma lo compri per sfizio o lo compri per necessità, perché ti piace e perché ti emoziona? Mi sono bastate queste domande a farmi trovare la risposta giusta. Il 1300 per ora sta bene dove sta ed io continuerò a viaggiare con questo fantastico 1200 che mi emoziona costantemente. L'ho personalizzato con tutto ciò che volevo. Ancora oggi è un mezzo assolutamente valido, a cui non manca nulla, ha tutto quello di cui ho bisogno, anzi ha molto di più, ha un motore pazzesco e poi con questo mezzo sono stato veramente dappertutto, da nord a sud, da est ad ovest. Persino Cinzia, quando torno dal lavoro e gli dissi che Cristian mi aveva mandato questo messaggio e che magari mi stava balenando per la testa, mi disse: ma tu sei sicuro di quello che mi stai dicendo? Perché non è da te. Mi ha detto: secondo me domattina già avrei cambiato idea. È un momento di euforia, di novità, che sicuramente magari ti può attrarre l'attenzione, complice il fatto che non abbiamo problemi e quindi che potresti fare quel passo, però secondo me non lo farai. Cinzia ha detto: a me il 1300 non fa impazzire, preferisco il 1200 o il 1250, ma il 1300 in questo momento non mi attrae, non mi fa battere il cuore. E poi con questo mezzo ci siamo stati dovunque e ragazzi, è vero, io con questo mezzo sono stato dappertutto, ho dei ricordi bellissimi, ho portato 2 volte a Capo Nord, l'Islanda, ma ne potrei elencare veramente tanti di posti. Ma la cosa che più mi piace sottolineare è che io ad oggi, ogni volta che salgo su questo mezzo, ho voglia di fare strada, chilometri. Quest'anno in Turchia saremmo potuti andare in traghetto, ho detto a Cinzia: no, facciamo la strada più bella, più emozionante, ci vediamo i posti che attraversiamo, sentiamo gli odori, i profumi, conosciamo persone e vediamo posti differenti. Questo BMW mi ha cambiato letteralmente la vita e mi ha sicuramente emozionato, e questo video che sto facendo oggi è l'ultima cosa che avrei mai pensato di fare. Mi andava di condividere questo momento con voi, perché tanti di voi mi scrivono sull'affidabilità di questo mezzo: perché non lo cambi, inizia a essere poco affidabile, potresti rimanere a piedi. Persino l'L del Centauro mi ha detto: se fossi al posto tuo magari mi porterei sempre una pompetta di benzina appresso quando fai questi viaggi un po' lunghi, perché essendo la pompa benzina originale, io non ho mai sentito nessuno che con la pompa benzina originale ha fatto tutti questi chilometri, potrebbe magari darti dei problemi. Tienite una appresso che non si sa mai, a cambiarla sei capace di farlo, un attimo smonti il serbatoio e la sostituisci. È vero, questo mezzo ha tanti chilometri, però è anche vero che a questo mezzo sono infinitamente legato e infinitamente grato, perché questo mezzo mi ha regalato delle emozioni veramente pazzesche.
pazzesche. Mi andava di condividere questo momento con voi che mi seguite, che mi scrivete e mi fate domande su questo mezzo. Ecco, con questo video spero di aver risposto a tante dei vostri dubbi, a tante delle vostre domande. Come vi ho detto all'inizio, questi sono i primi 250.000, perché per me l'obiettivo è veramente vedere quel contachilometri salire vorticosamente, vertiginosamente. Vorrei vedere questo contachilometri raggiungere quei chilometraggi che si vedono sul web di mezzi che hanno 600, 700.000 km, 500.000. Ecco, sono questi i numeri che mi piacerebbe vedere sul mio contachilometri. Quindi di strada ne abbiamo ancora tanta, il GS ha ancora tanto da dare. Probabilmente arriverà il momento in cui questo mezzo dovrà cedere il posto ad altro, ma quel momento è parecchio lontano per ora. Tanti dicono il problema è il mezzo, il problema forse sarò io tra qualche anno, quando non sarò più in grado di guidare un mezzo simile, e mi auguro che quel giorno arrivi il più tardi possibile, perché vorrà dire per me rinunciare a una grande, infinita, immensa passione che sono quelle delle due ruote. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.